Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a rifinire un pochettino il legno secco di questa pianta che voi non avete mai visto in questa veste, perché tutti questi scavi che vedete li abbiamo fatto al club con il maestro, però mi ha lasciato come compito da fare da solo di andare a bruciare con l'accendino, diciamo il focatore, tutta questa parte di legno senza andare a creare danni alla pianta. Quindi io sono andato prontamente a mettere tutto questo straccio bagnato e, come vedete, a bagnare anche la parte di tronco che non andrò a toccare con il fuoco, quindi farò un lavoro molto delicato. Una volta bagnato a dovere posso iniziare a scaldare senza mai far asciugare il tronco, diciamo, in maniera tale da non andare a danneggiare il resto della pianta. Cosa ci servirà oggi? Acqua, uno straccio bagnato che vedete già adesso, un focatore, una spazzola d'acciaio e poi liquido gin. Che cosa vado a fare adesso? Piano piano vado a bruciare, tra virgolette, tutta questa parte di legno. Un'operazione molto simile a questa si può fare anche andando a sabbiare il legno. L'unica cosa è che bisogna avere una buona attrezzatura di un certo tipo, quindi diciamo che ovviamente io, non avendo la disponibilità, ma molti
non hanno la disponibilità di quel tipo di attrezzatura, si può ottenere un dettaglio simile con questa operazione. Ovviamente andare a sabbiare comunque porta delle difficoltà in più, perché va scelto un determinato tipo di sabbia, ci vuole, come dicevo prima, l'attrezzatura, ma anche ci vogliono delle accortezze, perché comunque la sabbia che viene sparata, diciamo, qui e va a corrodere, tra virgolette, comunque poi rimbalza addosso, quindi bisogna utilizzare una sorta di tuta apposita e anche degli occhialini per proteggersi, e probabilmente anche una maschera per non inalare la sabbia. Quindi capite bene che è molto più ingombrante come discorso, mentre qui più o meno ce la siamo cavati. Ovviamente magari lì viene un lavoro molto migliore, molto più dettagliato e tutto quanto, però ognuno fa quel che si può, e comunque mi sembra un lavoro molto buono. Ora vado a mettere il liquido gin partendo dall'alto e possibilmente stando attento a non bagnare anche le foglie. Se mettete il liquido gin alle vostre piante, possibilmente fatelo all'aperto, perché comunque un pochettino puzza, come giusto che sia, alla fine è zolfo. Se volete l'effetto antibatterico e bianco sulle vostre piante, è così che dovete lavorare, diciamo. Ora sono andato a metterne anche un po' troppo, infatti sta sbordando. Questo perché non ho scolato bene il pennello quando l'ho messo, però per fortuna non è andato oltre qui. Ora lo lasciamo leggermente asciugare e poi magari farò una leggera passata ulteriore. Ok, ora faccio l'ultima passatina e poi ci rivediamo con il lavoro finito. Nel frattempo che si asciuga anche la seconda passata, io vi saluto, tanto voi avrete già visto probabilmente poco fa il risultato, quindi vi vado a ringraziare veramente tanto per aver visto questo video. Vi ringrazio veramente tanto per tutto il supporto che mi date. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace se il video vi è piaciuto, condividerlo con i vostri amici appassionati e, perché no, commentare dicendomi voi che cosa ne pensate dell'operazione che ho fatto e se avete mai fatto questa bruciatura con spazzolamento, e per i più esperti se avete fatto la sabbiatura del legno secco, se l'avete mai fatta. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram delle offerte, dove vi posto ogni settimana le migliori offerte che trovo in giro su Amazon, su garden, bonsai, fai da te e tutto quello che può tornarci utile per lavorare le nostre piante. Vi ricordo che se comprate tramite i link che vi metto, quindi se cliccate su un link e poi comprate qualcos'altro, non per forza quindi quello che vi metto io, contribuirete gratuitamente per voi a supportare il mio canale, il che è molto molto utile per me. Infatti mi avete permesso per esempio di comprare il microfono tramite cui vi parlo e anche lo sfondo nero che vedete lì dietro.
che sono andati a migliorare di gran lunga la qualità dei video. Smetto di annoiarvi, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!